Ciao a tutti! Se anche voi avete bisogno di realizzare un look così per le vostre bambole, quindi dei bei capelli ricci o mossi, seguite questo video perché vi spiegherò un metodo facilissimo e super veloce per realizzare un gomitolo di filato tutto arricciato partendo da un semplice gomitolo liscio. Il metodo è veramente molto facile e soprattutto molto veloce perché già in 15 minuti riuscirete a realizzare un gomitolo riccio che poi potrete utilizzare per fare le acconciature che più preferite per le vostre bambole. Servono veramente pochi strumenti, vi proporrò due metodi basati sullo stesso principio, diciamo, e quindi che dire, buon lavoro! In questo video mi concentrerò su come ottenere, partendo da un filato, in questo caso di acrilico liscio, un gomitolo analogo di filato però mosso. Ora pongo l'accento sul discorso del gomitolo di filato mosso perché ci sono altri metodi rispetto a quelli che vi spiegherò io ora a breve che consentono di ottenere un effetto molto bello di boccolo, però sono metodi che implicano di dover tagliare dei pezzi di gomitolo, avvolgerli attorno a ferri da maglia o spiedini e poi continuare con altre procedure. Il risultato finale è molto bello, però io devo tagliare prima il gomitolo in piccoli pezzi. Questa cosa io non volevo farla, poi non volevo avere prendermi la briga di dover avvolgere tutti questi pezzi attorno ai ferri, insomma non era molto nelle mie corde, preferisco lavorare all'uncinetto o a maglia e quindi mi sono dedicata a un metodo che comprendesse queste due lavorazioni. Il primo metodo che vi vado a spiegare è facilissimo e si ottiene un effetto comunque simpatico e carino, come vedrete dopo, e si ottiene lavorando il filato semplicemente con un uncinetto, in questo caso del 4, comunque vedete voi al vostro filato, facendo una semplice catenella. Dopo vi darò magari il dettaglio della lavorazione. Se non avete mai lavorato all'uncinetto è facilissima, la catenella è proprio il punto base. E poi andrò con il ferro da stiro a stirare a vapore questa mia catenella, andrò a disfare il lavoro e otterrò un filato morbido, tutto mosso. L'altro procedimento implica invece una lavorazione a maglia. Io direte voi sei matta, hai lavorato a maglia e disfatto lavoro? No, ho utilizzato la maglieria magica, come vedrete. Quindi anche in quel caso, nel mio caso, insomma, avendo la magliera magica si tratta di un lavoro rapidissimo ed è quello che poi ho utilizzato per fare la mia bambola. Comunque entrambi i metodi sono validi se avete voglia di dare un look un po' più così morbido e mosso alla capigliatura della vostra bambola. E soprattutto sono metodi molto veloci. Per chi non ha mai lavorato all'uncinetto e volesse comunque provare il primo metodo, quello super facile, è sufficiente avere un uncinetto, un filo, quello che si vuole arricciare, e poi si parte facendo la cotenella. Adesso prendo un po' di filo. Ok, si parte facendo così. Entro con l'uncinetto qui, questo è il capo. Ok? Poi ci sono 1000 tutorial che spiegano il punto base dell'uncinetto che è la catenella, quindi faccio così, tengo e faccio una sorta di cappietto. Bene. A questo punto inizio a fare la famosa catenella, cioè io prendo, ho come vedete questo cappietto con l'uncinetto dentro. Questo è il mio capo corto, questo è quello attaccato al gomitolo. Ok, vado avanti, faccio così, prendo e trascino dentro, adesso ve lo faccio molto largo. Ho fatto il primo punto, questa è un'anella, io prendo il filo e lo trascino dentro all'anella. Prendo il filo e lo trascino dentro all'anella. Prendo il filo e lo trascino dentro l'anella. E così via. Come vedete ottengo una catenella. Lavoro così tutto il filo che voglio e poi, come vedrete nel dettaglio, stiro a vapore, disfo il lavoro e ottengo questo bel filo mosso. Allora in 6-7 minuti ho prodotto queste catenelle
Ora le andrò a stirare e poi vi farò vedere il risultato. Io le arrotolo qui per agevolare la stiratura, ma potete farlo in qualsiasi altro modo. Ora ho stirato la mia catenella, andrò a tirare questo capo, a disfare il lavoro appena fatto e vediamo il risultato. Ecco, qui come potete vedere abbiamo ottenuto un'onda un po' particolare, ecco. È un mosso un po' strano, non è un boccolo, sono d'accordo, però la facilità del metodo forse paga, nel senso che alla fine l'effetto addosso a una bambola può essere comunque molto molto simpatico. Diciamo lavorando un filato diverso con un uncinetto diverso e potete ottenere degli effetti leggermente diversi. Comunque qui abbiamo già un effetto carino rispetto al filato normale, liscio, sicuramente abbiamo un effetto differente che nel complesso, se uniamo tanti capelli, possono dare vita a questo effetto molto grazioso e veramente con un metodo super rapido. Questi per esempio sono dei capelli ottenuti lavorando il filato acrilico con l'uncinetto, quindi come potete vedere sono un bel mosso, realizzati in maniera molto molto facile e veloce. Allora, in questo caso per fare i capelli della bambola ho optato per la soluzione della maglieria magica, che è molto pratica e veloce, quindi andrò a realizzare questo tubolare, quindi andrò a lavorare con la maglieria magica questo gomitolo, voglio fare i capelli multicolor della bambola. Ecco, continuerò a lavorare questa maglia fin tanto che non raggiungerò circa metà del gomitolo, così l'altra metà la terrò per fare le cuciture tutto per i capelli. Poi andrò a tagliare il filo, toglierò quindi la maglia dalla maglieria magica, andrò a stirare a vapore un po' questa maglia in modo da fissare le maglie e imprimere la piega delle maglie al filo. Ora ho finito di stirare a vapore la maglia che avevo realizzato. Io ho utilizzato appunto la maglieria magica, ma liberissimi di utilizzare i ferri normali. Ora andrò a disfare il lavoro e a vedere il risultato. Come potete vedere, otteniamo un mosso leggero ma molto molto simpatico. Allora, per creare la capigliatura della pigotta ho innanzitutto creato con lo stesso filato liscio una sorta di cuffietta che ho applicato sul retro imbottita, quindi ho creato una cuffietta all'uncinetto, l'ho applicata con dei punti nascosti e l'ho imbottita in modo da creare una forma della testa meno piatta ma un po' più bombata per rendere i capelli più voluminosi. Poi ho applicato qui un ciuffetto per vedere un po' l'effetto che facevano i capelli e sono andata poi a creare su questo cartoncino insomma passare sul cartoncino questo filato tante volte e ho creato un cartoncino che adesso qui non si vede bene ma ha un taglio qui perché ora andrò a metterlo sotto la macchina da cucire, andrò a cucire con la macchina per firmare un attimo i capelli, poi andrò a tagliarli qui e poi andrò ad applicarli alla testa. Farò prima un giro di applicazione qui, creando un po' di frangetta, per questo la forcella, diciamo che ho creato, e qui, questa parte qui sarà la frangetta, e poi farò un altro giro invece perché vorrò creare poi il look finale, avrà la linea in mezzo da un lato, insomma, però i capelli saranno disposti così, in questa direzione, quindi andrò poi a fare almeno altri 2 o 3 di questi cartoncini con avvolto i capelli, farò un taglio al centro e lo andrò ad applicare così centrale alla testa, facendo quindi una cucitura tutta qui. Mentre la frangia che abbiamo creato ora andrò a disporre così e farò una cucitura in questa direzione. Ecco, vado a cucire, come vi dicevo, in mezzo a quest'asola
con una macchina da cucire meccanica normalissima, semplicemente per stabilizzare un po' il filato. Poi lo sfilerò dal cartone e lo andrò poi a ricucire sulla testa della bigotto. Ecco, dopo aver stabilizzato cucendo a macchina questa parte di capelli, li ho sfilati dal cartoncino. Come potete vedere, attenzione, perché essendo un filato che, come avete avuto modo di vedere nell'altro tutorial, è mosso, tende ad accorciarsi rispetto alla lunghezza iniziale del cartoncino, quindi attenzione a calcolare bene la lunghezza che vi serve per fare la vostra bambola. Ora la andrò a prendere, ad applicare sul viso della bambola, a cucire qui in maniera così, direi, con dei punti nascosti per creare poi la capigliatura che ci interessa. Ora penso di utilizzare questi in questa posizione, poi andrò a creare una fascetta, diciamo una ciocca di capelli analoga da mettere qui. Poi pensavo anche, e quindi queste andrò a cucirle qui creando la frangia, e poi pensavo di creare una riga in mezzo, quindi forse andrò ad applicare anche altre ciocche messe in questo modo. Comunque il sistema per farle è questo, come potete vedere. Poi potete acconciare la bambola come più vi pare. Questa cuffietta ci consente di avere una testa, come abbiamo visto, un po' più rotonda, e quindi la capigliatura alla fine sarà più voluminosa. Bene, buon lavoro!